Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Champions League, domani sera Atletico Madrid-Inter. Andremo quindi a vedere alcuni spunti tattici sul match di domani, non un qualcosa di particolarmente lungo e noioso, ma 2-3 situazioni che potremmo ritrovare in partita e quindi cercheremo di capire cosa l'Inter può sfruttare per far male all'Atletico, cosa invece bisognerà fare attenzione, quali sono i punti di forza, ecco, degli uomini di Simeone. Andremo poi a vedere anche le ultime e le probabili formazioni del match. Prima di iniziare, naturalmente vi ricordo un bel like, poi se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, operazioni semplici che però danno un grandissimo aiuto. Iniziamo innanzitutto, ecco, la formazione, la probabile formazione dell'Atletico, poi arriviamo anche su quella dell'Inter. Leggiamo la probabile formazione in modo che poi quando vedremo gli spunti tattici sappiamo, ecco, i calciatori in quali posizioni sono. Quindi Oblak è un 4-4-2, Oblak tra i pali, Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Baena, Griezmann, Alvarez, la coppia d'attacco. C'è un modo particolare che ha l'Atletico Madrid di giocare ed è un Atletico che può diciamo così, può far male attraverso le corsie esterne. Perché come gioca l'Atletico? Iniziamo innanzitutto partendo dal fatto che i due centrocampisti hanno un atteggiamento molto differente. Koke tende a rimanere un po' più davanti alla difesa, quindi ecco, raramente accompagna l'azione, per di più tende ad abbassarsi per costruire o per fare schermo. Iniziamo, ecco, dalla fase di possesso, quindi si abbassa per costruire. Barrios magari accompagna maggiormente l'azione. Quello che però è indicativo, che può essere un po' un pro e un contro dell'Atletico, è come va a sfruttare l'ampiezza, perché l'ampiezza viene sfruttata praticamente sempre dai terzini, che giocano larghissimi sulla linea del fallo laterale praticamente, con i centrocampisti laterali che invece tendono a convergere verso il centro, in particolare Baena, che lo troviamo molto spesso vicino agli attaccanti e anzi a volte capita addirittura che si inverte di posizione con l'attaccante, quindi con Baena che lo troviamo magari in questa zona di campo e l'attaccante che invece va a dare aiuto sulle corsie esterne. Stessa situazione troviamo anche da quest'altro lato, poi con Simeone che anche tende a stringere il suo raggio d'azione per far spazio appunto al terzino che avanza. A proposito di questo andiamo a prendere anche un paio di screen dell'Atletico Madrid proprio che vanno a mostrare queste situazioni. Vediamo qui in questo caso terzini che vanno a dare ampiezza, Koke che si abbassa appunto a costruire e esterni di centrocampo che invece sono molto più stretti. Anche in questa situazione troviamo Baena che si stringe, va a prendere palla, Ruggeri molto largo, praticamente quasi sulla linea del fallo laterale. Arriviamo quindi ad un primo punto, è un modo di giocare che metterà a dura prova comunque i nostri quinti, che si troveranno a non poter stringere verso l'interno perché bisognerà appunto seguire in queste zone di campo i terzini dell'Atletico che spingono e quindi con le mezzali che dovranno fare un lavoro particolare, cercare appunto di stringere lo spazio che c'è in questa zona di campo dove l'Atletico porta tanti uomini. A volte c'è anche lo stesso Barrios che va a supporto, praticamente finendo quasi per svuotare il centrocampo. E quindi qui ci troviamo, ecco, un punto di forza dell'Atletico. Atletico che poi molto spesso va a finalizzare o con un cross basso o magari con un cross per il calciatore che arriva dal limite dell'area e possono essere anche uno dei due attaccanti perché fanno tanto movimento, vanno incontro al centrocampo e quindi può essere un cross appunto per l'uomo che arriva ad inserirsi, oppure possono accentrarsi e calciare perché comunque hanno delle ottime qualità da questo punto di vista. Abbiamo visto qual è il principale, diciamo così, un pericolo in fase di possesso. Andiamo a vedere come si svolge anche la fase di non possesso dell'Atletico, perché anche qui ci può essere, ecco, un punto da sfruttare. Innanzitutto è un Atletico che in fase di non possesso non fa un grandissimo pressing, ad eccezione di quando magari la palla l'Inter la gestirà nel proprio terzo difensivo o comunque, ecco, quando magari c'è una possibilità di andare a rallentare la costruzione, a rubare palla alta. In generale non fanno tanto pressing,
tanto che l'Atletico è 10° per PPDA in Liga e questo naturalmente la dice lunga sul modo di giocare. Come abbiamo detto, i terzini spingono tanto, danno ampiezza automaticamente, come abbiamo visto anche nell'immagine precedente, quando andiamo subito a recuperarla. Ecco, questa è l'immagine. Ovviamente in queste zone di campo lasceranno spazio i loro terzini e quindi nella nostra transizione positiva dovremo essere bravi proprio a sfruttare lo spazio quando i terzini saranno alti, lo spazio che si va a creare in queste zone di campo. È molto più probabile che lo faremo da questo lato, quindi sulla sinistra piuttosto che sulla destra, perché ancora una volta mancherà Dumfries, non avremo un quinto a destra di piede destro, dovrebbe agire ancora Carlos Augusto e quindi il lato sinistro potrà essere quello che probabilmente l'Inter sfrutterà maggiormente. E è una situazione da sfruttare però in transizione positiva, quindi appena si recupera palla cercare di verticalizzare subito, trovare spazio tra le linee e sfruttare lo spazio soprattutto alle spalle dei terzini. Perché dico è importante in transizione positiva? Perché poi l'Atletico, come abbiamo detto, non fa tanto pressing e tende ad abbassare il centrocampista laterale destro. Quindi Simeone molto spesso lo troveremo che si abbassa a formare una linea a 5 e quindi in questo modo cosa succederà? Che la corsia sinistra che noi sfruttiamo tantissimo troveremo il raddoppio in questa zona di campo. Troveremo ecco un Simeone che magari si abbassa e quindi andrà a dare aiuto al loro terzino e sarà più difficile poi trovare spazi una volta che l'Atletico si sarà risistemato. Appunto, come vediamo in quest'altro screen, ecco, vediamo l'Atletico in fase di non possesso e una vera e propria linea a 5, linea che ritroviamo poi anche in quest'altra situazione con l'esterno di centrocampo destro che sta appunto rientrando proprio a formare questa linea a 5. Quindi sarà necessario non far risistemare l'Atletico, ecco, cercare di colpire con le verticalizzazioni rapide. Mi aspetto un Inter che comunque non si snaturerà, non lo ha praticamente mai fatto, però un Inter ecco che deve riuscire a gestire anche i diversi momenti della partita, perché incontreremo un Atletico che dovrà per forza di cose cercare di fare punti, anche perché comunque non ha una buona situazione di classifica, anzi andiamo a recuperare proprio la classifica della Champions e vediamo che è un Atletico che in 4 partite ha ottenuto soltanto 6 punti. Addirittura in questo momento sarebbe ai playoff, ma neanche da test di serie, quindi è un Atletico, le 2 sconfitte tra l'altro sono arrivate con Liverpool e Arsenal, quindi chiaramente squadre che avevano un tasso tecnico molto elevato, però un Atletico che domani dovrà cercare assolutamente di fare la partita e quindi sarà importante gestire i diversi momenti del match. Arriviamo anche a quella che è la probabile formazione dell'Inter. Qui abbiamo Sommer tra i pali e in questi giorni si è parlato tanto di Sommer, ma sarà ancora assolutamente il titolare, anche perché con Josef Martinez va valutato lo stato, la condizione psicologica del portiere in seguito, come ben sappiamo, al drammatico incidente che lo ha coinvolto, e quindi Sommer sarà ancora titolare. Difesa con Akanji, Bissek e Bastoni. In realtà c'è il ballottaggio tra Bissek, De Vrij. Io opterei per De Vrij per un chiaro motivo. Innanzitutto non ci troveremo ad affrontare un attacco particolarmente alto, anzi andiamo a prendere anche l'altezza dei calciatori. Qui naturalmente c'è una probabile formazione leggermente diversa a quella che abbiamo visto prima, ma cambia poco. L'attacco dell'Atletico, se dovesse essere confermato, Griezmann, Julian Alvarez non sono calciatori molto alti, 1,76, 1,70, quindi diciamo che si può far anche a meno della grande fisicità di Bissek. È vero, un attacco molto mobile e Bissek ha un pizzico di rapidità in più, però bisognerà anche leggere bene le situazioni di gioco, lasciare poco quando si tratta di andare al duello, di intercettare. Ecco, le letture difensive saranno fondamentali e da questo punto di vista forse De Vrij ha qualcosa in più rispetto a Bissek. Ecco perché io opterei più per l'olandese piuttosto che per Bissek. Non ho citato Acerbi per il semplice fatto che
sono due attaccanti, quelli dell'Atletico, come detto, svariano tanto, a volte capita addirittura che l'attaccante scambi la posizione con Baena e quindi non danno punti di riferimento, non ci sono duelli fisici, non ci sono marcature fisse probabilmente da fare e quindi è una partita forse più per un De Vrij che per un Acerbi. Bastoni da terzo a sinistra, i 5 a centrocampo, Carlos Augusto a destra che sarà ancora confermato, Dumfries forse tornerà per la Supercoppa o al massimo per Genoa-Inter, quindi dovremo fare ancora a meno di Dumfries. Luis Enrique non ha dato garanzie, anzi praticamente è sembrato uno dei bocciati in questo momento, nel derby non è sceso in campo neanche nel finale e quindi Carlos ancora favorito per essere il titolare, tra l'altro Augusto che si troverà sulla corsia proprio di Baena e Ruggeri, quindi lato pericoloso, ci sarà bisogno della sua intelligenza tattica. Barella, Çalhanoğlu, Zielinski a centrocampo, quindi con Zielinski che scende in campo dal primo minuto, c'era già il ballottaggio con Sucic in campionato, dovrebbe essere il polacco con Di Marco poi sull'out di sinistra. In realtà l'assenza di Dumfries e le mancate garanzie di Luis Enrique stanno portando anche Di Marco a fare gli straordinari perché non c'è un ricambio di ruolo e quindi ancora titolare Di Marco. Coppia d'attacco Lautaro Thuram, naturalmente in una partita del genere Chivu si affiderà all'attacco titolare sperando che possano incidere soprattutto il capitano più di quanto non sia riuscito a fare nel derby, nonostante poi una delle occasioni portasse proprio la sua firma. Detto questo ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, secondo voi quale potrà essere il calciatore fondamentale in questa partita? Io ancora una volta individuo nella corsia di sinistra e quindi nel triangolo bastoni di Marco Zielinski, il lato dove possiamo far male, ma occhio perché Lautaro potrebbe essere determinante anche col suo gioco tra le linee quando si tratterà di verticalizzare rapidamente. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla partita di domani. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!